Matteo Salvini, leghista, leader di partito, milanese, padre di famiglia. Fino a qualche anno fa era anche il politico più amato d'Italia. Tra il 2015 e il 2018 Salvini ha trasformato la potenza regionalista della Lega Nord in una macchina del consenso che ha portato i suoi rappresentanti alla maggioranza relativa in Parlamento. La forza di Salvini è la superficialità del pregiudizio e la strumentalizzazione dell'ignoranza, con idee politiche che sono sempre a spese di qualcun altro. Della carriera politica di Salvini rimane poco più di una serie di figuracce che hanno danneggiato la reputazione e credibilità, già zoppicante, della nostra Repubblica. E in questa serie cercheremo di evidenziare e contestualizzare le vicende più imbarazzanti, non solo a scopo informativo ma anche per prenderlo per il culo. Queste sono le magiche avventure di Matteo Salvini. Cago nel salotto. A mai Fantastici 4. Sfido su Fortnite. Fortnite. Michael mi dice strozzati con il Braulio. Che pensiero carino. Che pensiero carino. Pippi cocaina? No, diavolo. Uno arriva e scrive ricchione. Voglia di drogarsi, vuoi farti del male, fatelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra pagina. Maria legalizza l'erba. Salvini fino all'estate 2019 sembrava indomabile, qualunque cosa facesse gli portava consenso. Per un politico ci deve essere sempre un certo equilibrio tra affidabilità e vicinanza verso l'elettorato. A Salvini bastava quest'ultimo. Quando era ministro degli interni dal 2018 al 2019 non era quasi mai in ufficio, invece andava alle fiere di paese per stare con gli italiani. Da un lato tutto ciò aveva senso, l'elettorato di Salvini dopo tutto voleva il blocco degli sbarchi e l'aveva avuto. Il capitano aveva accumulato diverse accuse di sequestro di persona per far sì che quello divenisse realtà. A Salvini era ormai chiaro che stare dietro quella scrivania al Viminale non gli avrebbe mai portato le stesse percentuali di consenso dello stare costantemente in campagna elettorale, e così ha fatto, mangiando, bevendo e atteggiandosi da uomo del popolo. Il trend è durato fino all'estate. Il segretario della Lega passava i weekend a Milano Marittima in costume da bagno, indistinguibile dall'italiano medio. Prendeva il sole, nuotava, stava con la famiglia e soprattutto si ingozzava di qualunque cosa. Ma un governo con un capo coalizione così assente non poteva andare avanti senza qualche intoppo, soprattutto quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva veramente poco da dire in merito dell'esecutivo. La comunità internazionale lo vedeva per quello che era, una marionetta dei due leader populisti del momento, Luigi Di Maio e appunto Salvini. A pochi mesi dal giuramento Salvini smise di presentarsi in ufficio e lasciò i suoi doveri istituzionali per prepararsi alle europee, alle quali, grazie a lui, la Lega si aggiudicò un terzo dei seggi che spettavano all'Italia. A Palazzo Chigi l'aria era torrida, ma non per il caldo, ma per l'invidia. Tutti i partiti che lavoravano al governo o all'opposizione calavano nei sondaggi mentre la Lega saliva. I grillini probabilmente percepivano il tutto come una grande ingiustizia. Dopotutto il lavoro lo facevano loro, ma alla fine il trionfo del carroccio a Bruxelles si rivelò una vera e propria benedizione camuffata per coloro che volevano la Lega fuori dalle palle. Salvini era troppo pieno di sé, sopravvalutava lui e i suoi alleati. Quando ha visto quel 34% non ha capito più niente. Il 3 agosto dal mare di Cervia rilasciò una serie di dichiarazioni poco meditate che diedero inizio alla crisi di governo, ricordata ora come la crisi del Papete, il nome della località balneare in cui si trovava il ministro. Con un mojito in mano e un DJ set davanti, Salvini lanciò frecciatine al PD e ai suoi alleati pentastellati, minacciando di andarsene sulla base di una serie di pretesti: Toninelli stupido va rimosso, sicurezza dei confini, litigi vari, IV compra sono cringe, quello che vogliono gli italiani e la solita fuffa. Dopodiché Salvini ha detto qualcosa tipo basta parlare di lavoro, ora balliamo, e ha messo l'inno di Mameli in console. Con lui c'era anche uno dei suoi neoeletti eurodeputati, Massimo Casanova, e tra la folla l'ex allenatore Arrigo Sacchi del Milan, la squadra del cuore del capitano. Selfie obbligatorio ovviamente.
niente. Tra una festa e l'altra Salvini prende il sole con la ex compagna, la figlia e un gruppo di deputati che lo ha seguito in vacanza, come il ministro degli affari europei Lorenzo Fontana. I giornali raccontano di un'interazione epica. All'inizio di una festa serale, Salvini sale sul palco sulle note di Nessun dorma, stavolta in camicia e pantaloncini, e ricomincia a parlare di quanto fanno schifo i negri e di quanto è bello il mare. La folla era probabilmente piena di giovani che si erano appena fatti 2 o 3 sniffate di coca in bagno e volevano solo ballare, ma invece del reggaeton si sono dovuti sorbire un boomer che gli parla dei decreti sicurezza. Alle conclusioni il pubblico applaude, grazie a Dio ha finito, ma no, dei protestanti in fondo al pubblico gli danno del fascista, ma Salvini si gira e gli dice fuori, i sinistroidi cretini pidioti se ne vanno con la coda tra le gambe and everybody clapped. Ma torniamo alla politica. Salvini avrebbe riallacciato con gli altri leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, e avrebbe escogitato un piano per abbandonare i 5 Stelle e provocare le elezioni anticipate, ma prima rimaneva una cosa da fare. Il Salvini bis era l'ultima serie di misure che la Lega aveva proposto e si era accordata di portare avanti assieme ai loro colleghi populisti. Il secondo decreto sicurezza può essere riassunto in 4 punti principali. 1. Il Viminale assumeva più poteri per ostacolare le operazioni delle ONG che hanno come scopo il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. Pene più aspre per chi usa fuochi d'artificio durante le manifestazioni. 3. Più fondi per le forze dell'ordine, in particolare 2,5 milioni per i rimpatri degli illegali, e infine 4. Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per coloro che hanno precedenti penali per aver incitato, indotto o innegato a episodi di violenza. I grillini non condividevano al 100% la proposta del ministro, in particolare si chiedevano da dove sarebbero dovuti venire i fondi in più per la polizia, ma Salvini invece di dialogare passò direttamente alle minacce. Se non votate il decreto e il TAV salta il governo. Alla fine i 5 Stelle si piegarono, ma il governo cadde lo stesso, da lì a pochi giorni dalle votazioni. Il programma non era ancora finito, Di Maio aveva ancora alcuni punti da portare avanti, come la legge sul taglio dei parlamentari e gli ultimi step del reddito di cittadinanza, ma Salvini importava poco. Quello che la Lega voleva e poteva fare con i pentastellati era già stato raggiunto il 5 agosto. L'alleanza aveva svolto il suo ruolo, era anche agli sgoccioli e andava conclusa. Gli utenti di Rousseau si imbestialiscono con Di Maio, il quale aveva ingenuamente creduto a Salvini facendo il suo gioco. Gli elettori si sentivano presi in giro. Dopo aver assecondato tutte le richieste, Salvini ha ricominciato chiedendo le dimissioni del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, ministro dell'ambiente Sergio Costa e ministro della difesa Elisabetta Trenta. Palesemente un altro ultimatum assurdo per provocare la rottura. L'8 agosto il segretario leghista a Pescara ha chiesto agli italiani davanti alla stampa che gli venissero dati i pieni poteri per andare al governo senza i 5 Stelle. L'espressione causò un certo allarme, dato che sembrava un'allusione al fascismo, ma in realtà Salvini voleva solamente chiedere al suo elettorato di concedergli le percentuali necessarie per poter governare da solo. Poteva certamente esprimersi meglio, ma alla fine il messaggio è arrivato. Il governo giallo-verde non esisteva più. Il giorno seguente la Lega ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte, ma la sua lettera di dimissioni non arrivò subito, cosa che probabilmente Salvini non si aspettava. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non fu precipitoso e attese prima di valutare le elezioni anticipate, mentre Di Maio e Zingaretti iniziarono a discutere dietro le quinte su una possibile alleanza insieme. Il PD, a differenza di gran parte delle forze politiche all'infuori della Lega, aveva i numeri per appoggiarli. Inoltre il segretario democratico ai tempi, Nicola Zingaretti, sulla spinta di Renzi, fece intendere che era più che disposto a un'apertura con i grillini, anche per trovare un compromesso sulle loro riforme costituzionali. Ironicamente Grillo ha risposto che per lui il PD andava bene, ma che Renzi doveva andarsene a fanculo. Quando Salvini si rese conto che la situazione gli si stava ritorcendo contro, è andato in retromarcia, prima riaprendo all'idea di votare insieme al taglio dei parlamentari e poi ritirando la mozione di sfiducia, ma a quello ci arriveremo a breve. Intanto nel mondo reale 138 persone erano bloccate a bordo della nave Open Arms, una ONG spagnola, per 16 giorni dal 2 al 18 agosto a causa del
del malgoverno della Lega. La mancanza di umanità e ingiustizia dei decreti Salvini ha attirato l'attenzione dei media esteri e di alcune celebrità come Richard Gere, il quale salì sull'imbarcazione per parlare con i migranti e mostrare solidarietà. Sotto i riflettori poco italiani, un Conte infuriato e stanco delle manipolazioni e delle strategie tarocche ha preteso che Salvini liberasse i passeggeri e così fece. Non cambiarono i toni di Conte, il quale durante il dibattito parlamentare sulla crisi di governo il 20 agosto lo umiliò davanti al mondo per aver fatto cadere un esecutivo puramente per interessi personali. A Salvini manca il coraggio di assumersi la responsabilità della crisi, ma se gli manca il coraggio politico, me la assumo io. Salvini aveva provato a difendersi accusando i 5 Stelle di immobilismo e ostruzionismo, ma agli italiani non piacciono i giochi di palazzo e con questa pagliacciata Salvini è iniziato a cadere. Da quel fatidico momento di pura inadeguatezza politica Salvini non si è mai ripreso e i suoi numeri continuano a calare fino ad oggi. Conte rimase inizialmente presidente del Consiglio anche nel governo successivo, dove poté governare con relativa autonomia. Rimase abbastanza apprezzato fino alla crisi del gennaio 2021 e ancora oggi, salvo alcuni episodi recentissimi, è comunque relativamente rispettato e stimato da molti italiani. Non si può dire lo stesso di Salvini, che sta iniziando a stancare tutti, sia a destra che a sinistra, dopo mesi e anni di figuracce e errori fatti nella speranza di recuperare la fama di un tempo. Per me l'errore più grande non è stato tanto la mozione in sé, ma l'atto di ritirarla, una mossa che è apparsa svogliata e non calcolata, forse perché lo era. Quindi il commento di Conte risulta più che azzeccato. Per quanto riguarda il governo Conte 1 in sé, vi cito un giornalista esperto, Francesco De Robertis. Al di là della soverchiante personalità salviniana, dell'impreparazione grilliana, delle gaffes di Toninelli, dell'incompatibilità del programma 5 Stelle con la realtà e dei rapporti elettorali che in un anno si sono ribaltati, il governo giallo-verde fallisce per un coerente contrasto politico tra due divisioni della società. Nonostante le loro differenze, però, i pentastellati e i leghisti hanno mantenuto un solido equilibrio paragonabile a una coabitazione francese che ha fatto anche cose buone, se mi cita. Questo è solo l'inizio per il capitano. Se questa serie è stata di vostro gradimento, ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Quale figuraccia di Salvini mi piacerebbe vedere la prossima volta? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Alla prossima!